La notte tra venerdì 19 e 20 settembre si è consumato un brutale triplo femminicidio a Florencia Varela, in provincia di Buenos Aires. Le vittime sono tre giovanissime ragazze: Morena Verdi, 21 anni, madre di una bambina di pochi mesi; Brenda del Castillo, 20 anni; e infine Lara Gutierrez, la più piccola, appena 15 anni. L'ultima volta le ragazze erano state viste in località La Matanza, dove vivevano. Le tre giovani sono state uccise in un modo terribile. Prima della morte sono state violentate, torturate e infine, come se non bastasse, una è stata fatta a pezzi. Tutte le terribili fasi del crimine sono state trasmesse in diretta via Instagram, non una diretta pubblica, una privata alla quale probabilmente hanno assistito una quarantina di persone. Gli inquirenti hanno la certezza che tra gli spettatori online ci fosse una persona in particolare, un caponarco peruviano di appena 23 anni, conosciuto con il nome di Julito. Sarebbe stato lui a pretendere una punizione esemplare per le tre vittime che avrebbero sottratto un quantitativo di droga, cocaina o una somma di denaro, si vocifera di 100.000 dollari. Una punizione che ha voluto essere anche un messaggio mafioso per chiunque altro dovesse avere l'idea di fregare il capo narco. La polizia ha parlato di messicanata in riferimento al modus operandi dei narcos e sulle tracce del mandante, ma si teme che abbia già lasciato il paese. Al momento sono state arrestate quattro persone, almeno una di queste è peruviana ed è vincolata ad attività di narcotraffico. Le tre vittime lavoravano come prostitute. Le famiglie sapevano dell'attività alla quale erano dedite le giovani. Per questo motivo erano abituate a che le ragazze rincasassero il mattino seguente, ma non sabato. È scattato l'allarme e i familiari hanno presentato denuncia di scomparsa, una denuncia che tuttavia non è stata subito accolta. È stato detto loro di aspettare e poi eventualmente presentare denuncia di scomparsa. Una grave negligenza da parte della polizia, sebbene a quell'ora le giovani purtroppo erano già morte. Le ricerche sono andate avanti fino a mercoledì mattina, quando la polizia ha trovato i cadaveri delle ragazze. Importanti per le indagini sono stati alcuni testimoni che avevano visto le giovani salire su un'auto bianca. Una telecamera del posto ha ripreso la scena mentre Morena, Brenda e Lara salivano sul veicolo. Gli spostamenti dell'automobile sono stati ricostruiti grazie alle telecamere presenti lungo il tragitto, ma fondamentale per trovare il luogo dove si trovavano i corpi sarebbe stato il cellulare di Lara, la più giovane, che è stato acceso brevemente agganciandosi ad una cella. Pare che le vittime fossero state contrattate per partecipare ad una festa. A ciascuno sarebbero state promessi 300 dollari. Era una trappola. Fin dall'inizio l'intento è stato uccidere le giovani. La casa dell'orrore sarebbe stata individuata martedì. Mercoledì prima delle 8 del mattino la polizia ha fatto irruzione trovando due persone, un uomo e una donna. Stavano pulendo le tracce di sangue. I corpi si trovavano in un terreno di pertinenza della casa che dista una trentina di chilometri da dove vivevano le vittime. Dall'autopsia è stato possibile stabilire che le ragazze sono state assassinate intorno alle 3 di sabato notte. Brenda del Castillo aveva il cranio sfondato e diverse fratture. Morena Verdi, che era cugina di Brenda, presentava diversi colpi al volto. È stata sventrata. Il profondo taglio all'addome sarebbe stato inflitto post mortem. A Lara, che lo ricordo ancora, aveva soltanto 15 anni, sono state amputate le dita della mano sinistra. La ragazza è stata colpita ripetute volte, presentava varie ferite di arma da taglio. Il cadavere è stato parzialmente bruciato. Una delle tre vittime, non è chiaro chi, è stata trovata con un sacchetto di plastica sulla testa. Dopo il ritrovamento dei cadaveri sono state arrestate altre due persone. Una è la proprietaria dell'appartamento di Florenzio Varela, l'altro è un uomo peruviano che si era nascosto in un hotel della zona. Come detto, l'uomo è vincolato al narcotraffico. Sono state eseguite diverse perquisizioni nella Viscia 1114, dove si pensava potesse trovarsi il capo dell'organizzazione e mandante del delitto, ma al momento di lui non c'è traccia. Intanto familiari e vicini chiedono che sia fatta giustizia. Vi saluto, iscrivetevi al canale.